Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi parliamo di qualcosa che facciamo quasi tutti i giorni: prendere i mezzi pubblici. Come sempre, sono qui con la mia collega Angela. Ciao Angela, come stai? Ciao Stefano, sto bene, grazie. Sì, oggi parliamo di autobus, tram, metro, treni, insomma tutto quello che usiamo per muoverci in città. È un tema molto pratico e utile, vero? Assolutamente. Allora Angela, tu prendi spesso i mezzi pubblici? Sì, tutti i giorni. Prendo la metro per andare al lavoro. La mia linea è la rossa. E tu? Io invece prendo l'autobus. La fermata è proprio vicino a casa mia, quindi è molto comodo, ma a volte l'autobus è in ritardo e devo aspettare. Ah sì, capita anche a me. La metro di solito è puntuale, ma quando c'è uno sciopero è un problema. Ti è mai capitato? Oh sì, gli scioperi. Una volta sono rimasto bloccato alla fermata per più di un'ora. Non sapevo cosa fare. Alla fine ho preso un taxi, ma costa molto di più. Capisco perfettamente. Quando c'è uno sciopero, molte persone arrivano in ritardo al lavoro o agli appuntamenti. È davvero fastidioso. Ma dimmi, a che ora prendi l'autobus la mattina? Di solito esco di casa alle 7:30, l'autobus passa alle 7:40. Poi arrivo in ufficio verso le 8:15. Il viaggio dura circa 30 minuti, dipende dal traffico. 30 minuti non è male. Io invece esco alle 8 meno un quarto e prendo la metro alle 8. In metro ci metto solo 15 minuti, ma poi devo camminare 10 minuti dalla stazione al mio ufficio. Quindi arrivi verso le 8:25? Esatto. E tu, Stefano, compri il biglietto ogni giorno o hai l'abbonamento? Ho l'abbonamento mensile, costa circa 35 euro al mese. È molto più conveniente che comprare il biglietto ogni giorno. Un biglietto singolo costa 1,50 euro. Hai ragione. Anch'io ho l'abbonamento. Il mio costa 40 euro perché copre tutte le zone della città. Posso prendere autobus, tram e metro senza limiti. Perfetto. E dimmi Angela, dove compri l'abbonamento? Lo compro online sul sito della compagnia dei trasporti. È molto facile. Posso anche rinnovarlo automaticamente ogni mese. Ma si può comprare anche in tabaccheria o alle macchinette automatiche nelle stazioni. Sì, è vero, io invece lo compro alla tabaccheria vicino a casa. Il signore che lavora lì è molto gentile e mi aiuta sempre. Che bello! Allora, amici ascoltatori, voi come comprate i vostri biglietti? Online, in tabaccheria o alle macchinette? Scrivetelo nei commenti, siamo curiosi di sapere le vostre abitudini. Ottima domanda, Angela. E ora parliamo un po' della vita sull'autobus o in metro. Angela, cosa fai quando sei in metro? Leggi? Ascolti musica? Di solito ascolto un podcast o leggo le notizie sul telefono. A volte, quando non sono troppo stanca, leggo anche un libro. E tu sull'autobus? Anch'io ascolto musica con le cuffie. Mi piace guardare fuori dal finestrino e vedere la città che si sveglia la mattina. È un momento tranquillo prima di iniziare la giornata di lavoro. È vero, può essere un momento rilassante, ma a volte l'autobus o la metro sono molto affollati, no? Sì, soprattutto nelle ore di punta, tra le 7:30 e le 9 del mattino e poi tra le 5 e le 7 di sera è impossibile trovare un posto a sedere. Tutti vanno al lavoro o tornano a casa. Esatto. In metro durante le ore di punta siamo tutti schiacciati come sardine. Non c'è spazio per muoversi. Una volta ho perso una scarpa perché c'era troppa gente. Davvero? È incredibile. Io invece una volta ho perso l'ombrello sull'autobus. L'ho dimenticato quando sono sceso. Non l'ho più rivisto. Peccato. Succede spesso di dimenticare le cose sui mezzi pubblici. Borse, ombrelli, telefoni. Io cerco sempre di controllare prima di scendere. Hai ragione, bisogna stare attenti. E parlando di scendere, tu come fai a sapere quando scendere? Guardi le fermate o usi il telefono? Uso un'app sul telefono.
Si chiama Trasporti Roma e mi dice esattamente dove sono e quando devo scendere. È molto utile, soprattutto quando vado in un posto nuovo. Anch'io uso un'app simile. Si chiama Muoversi in città. Mi mostra anche gli orari in tempo reale e mi dice se l'autobus è in ritardo. Queste app sono davvero comode. Prima, quando non c'erano, dovevamo guardare le mappe alle fermate o chiedere alle persone. Adesso è tutto più facile. Sì, la tecnologia ci aiuta molto, ma a volte ci sono anche dei problemi, vero? Ad esempio, quando il telefono non ha batteria. Oh no, è terribile! Una volta il mio telefono si è spento e non sapevo dove scendere. Ho chiesto a una signora anziana e lei è stata gentilissima. Mi ha aiutato molto. Le persone anziane spesso conoscono benissimo la città e le linee dei trasporti. Io cerco sempre di aiutare quando vedo qualcuno in difficoltà. Anch'io. È importante essere gentili sui mezzi pubblici. A proposito, avete mai notato che ci sono delle regole non scritte sull'autobus o in metro? Sì, assolutamente. Ad esempio, bisogna lasciare scendere le persone prima di salire e bisogna cedere il posto agli anziani, alle donne incinte e alle persone con disabilità. Esatto. E non si dovrebbe parlare troppo forte al telefono o ascoltare musica senza cuffie. È una questione di rispetto. Hai ragione. Purtroppo non tutti rispettano queste regole. A volte ci sono persone che mangiano sull'autobus e lasciano sporco ovunque. Sì, è molto fastidioso. Oppure ci sono persone che occupano 2 posti con le loro borse quando il mezzo è pieno. Non è giusto. Esatto. E poi ci sono quelli che entrano senza biglietto. I controllori li fermano e danno una multa. Sì, la multa è molto cara. Costa 50 euro o più. È meglio comprare sempre il biglietto. Amici ascoltatori, voi convalidate sempre il biglietto quando salite sul mezzo. È molto importante. Brava Angela, la convalida è fondamentale. Se non convalidi il biglietto è come se non avessi il biglietto. Io uso un abbonamento elettronico, quindi lo passo semplicemente sul lettore quando salgo. Anch'io. È molto veloce. Prima c'erano i biglietti di carta che dovevi timbrare con quelle macchinette gialle. Ti ricordi? Sì, certo. E a volte le macchinette erano rotte e non timbravano il biglietto. Poi arrivava il controllore e c'erano problemi. Adesso con le carte elettroniche è tutto più semplice. È vero. E dimmi, Stefano, ti è mai capitato di addormentarti sull'autobus e perdere la tua fermata? Sì, una volta. Ero molto stanco dopo una lunga giornata di lavoro. Mi sono addormentato e mi sono svegliato 5 fermate dopo la mia. Ho dovuto prendere l'autobus in direzione opposta per tornare indietro. Anche a me è successo. È imbarazzante. Adesso metto sempre una sveglia sul telefono quando sono molto stanca. Buona idea. E parlando di cose imbarazzanti, hai mai conosciuto persone interessanti sui mezzi pubblici? Sì, qualche volta. Una volta ho conosciuto una ragazza che studiava italiano come me all'università. Abbiamo chiacchierato per tutto il viaggio e poi siamo diventate amiche. Che bello! Io invece una volta ho aiutato un turista che non parlava italiano. Era perso e cercava il Colosseo. Gli ho spiegato quale autobus prendere. Sei stato gentile. È bello aiutare i turisti. Roma è una città grande e può essere confusa per chi non la conosce. Sì, infatti, e ora parliamo un po' delle differenze tra i vari mezzi di trasporto. Angela, secondo te qual è il mezzo più veloce? Sicuramente la metro, non c'è traffico, quindi è sempre veloce e puntuale. L'autobus invece dipende dal traffico stradale. Sono d'accordo, ma l'autobus ha un vantaggio. Puoi vedere la città. Viaggiare in superficie è più interessante che stare sottoterra in un tunnel. È vero! Io amo guardare la città dalla metro quando esce all'aperto. Ci sono alcune linee che hanno tratti esterni e la vista è bellissima. Sì, è magnifico. E poi c'è il tram. A me piace molto il tram. È romantico, no? Sì, il tram è un simbolo di molte città italiane. Milano, Torino, Roma, tutte hanno tram storici.
Io adoro i vecchi tram arancioni di Milano. Anche io. E i tram moderni sono molto comodi, hanno aria condizionata d'estate e riscaldamento d'inverno. Proprio così. Ma a volte d'estate, quando fa molto caldo, l'aria condizionata non basta. La metro diventa un forno. È vero. E d'inverno, quando piove, tutti salgono sull'autobus bagnati con gli ombrelli. È un disastro. Sì, e il pavimento diventa scivoloso. Bisogna stare attenti a non cadere. A proposito, tu tieni sempre qualcosa per reggerti quando sei in piedi? Sempre. Tengo il corrimano o le maniglie. L'autista a volte frena bruscamente e si rischia di cadere. Esatto, la sicurezza è importante. Bisogna anche stare lontani dalle porte quando si chiudono. Assolutamente, e quando salgono molte persone bisogna spostarsi verso il fondo del mezzo per fare spazio. Bravo, queste sono buone abitudini. Amici ascoltatori, voi fate attenzione a queste cose quando usate i mezzi pubblici? Fatecelo sapere nei commenti. Ottimo Angela, e ora parliamo delle situazioni più difficili. Ad esempio, cosa fai quando l'autobus non arriva? Dipende. Se ho tempo, aspetto. Ma se ho un appuntamento importante, chiamo un taxi o uso un servizio di car sharing. Anche io. O a volte vado a piedi se la distanza non è troppa. Camminare fa anche bene alla salute. È vero, quando il tempo è bello preferisco camminare. È piacevole e rilassante. E poi è gratis. Esatto, ma d'inverno, quando fa freddo o piove, preferisco prendere i mezzi. Non mi piace arrivare bagnato al lavoro. Capisco perfettamente. E dimmi, hai mai avuto problemi con i controllori? No, mai. Ho sempre il biglietto o l'abbonamento, ma una volta ho visto un controllo molto severo. I controllori hanno fermato quasi tutte le persone sull'autobus. Sì, i controlli sono diventati più frequenti. Penso che sia giusto. Chi viaggia senza biglietto non è corretto verso chi paga. Sono d'accordo, usiamo i servizi pubblici, quindi dobbiamo pagarli. È una questione di responsabilità civica. Esattamente! E poi i soldi dei biglietti servono per mantenere i mezzi puliti e funzionanti. Sì, anche se a volte i mezzi potrebbero essere più puliti, non pensi? È vero, alcuni autobus sono vecchi e sporchi, ma la compagnia dei trasporti sta comprando nuovi mezzi. Ho visto autobus elettrici molto moderni e puliti. Sì, gli autobus elettrici sono fantastici, sono silenziosi e non inquinano. È il futuro dei trasporti pubblici. Assolutamente. È importante pensare all'ambiente. Usare i mezzi pubblici invece della macchina riduce l'inquinamento e il traffico. Hai ragione, anch'io ho venduto la mia macchina 2 anni fa, uso solo i mezzi pubblici, la bicicletta o cammino. Ho risparmiato molti soldi. Che bello! La macchina costa molto tra benzina, assicurazione, parcheggio e manutenzione. I mezzi pubblici sono molto più economici. Esatto, e anche più ecologici. Se tutti usassimo di più i mezzi pubblici, le città sarebbero meno inquinate. È vero, ma per questo i trasporti pubblici devono essere efficienti e comodi. La gente usa la macchina perché è più veloce e comoda. Hai ragione, serve più investimento nei trasporti pubblici, più linee, più corse, più puntualità. Sono d'accordo. E dimmi, Stefano, secondo te qual è la cosa migliore dei mezzi pubblici? Difficile dirlo. Forse il fatto che posso rilassarmi durante il viaggio. Non devo guidare, non devo cercare parcheggio. Posso leggere, ascoltare musica, pensare. Bella risposta. Per me invece è l'aspetto sociale. Sui mezzi pubblici incontri persone diverse, vedi la vita della città, non sei isolato come in macchina. È vero. Anche se a volte vorrei un po' più di spazio personale, soprattutto quando il mezzo è affollato. Sì, capisco. E qual è invece la cosa peggiore? I ritardi. Quando ho fretta e l'autobus non arriva è molto stressante, e anche quando l'autobus è troppo pieno e devo aspettare quello dopo. Anche per me i ritardi sono il problema principale.
E poi d'estate il caldo insopportabile nei mezzi senza aria condizionata. Sì, è terribile, ma nonostante i problemi, penso che i mezzi pubblici siano essenziali per una città. Non possiamo farne a meno. Assolutamente. E adesso vorrei chiedere ai nostri ascoltatori: qual è la vostra esperienza con i mezzi pubblici? Quali sono le cose che vi piacciono e quelle che non vi piacciono? Scrivetelo nei commenti. Teto. Ottima domanda. E voglio fare un'altra domanda. Avete mai perso qualcosa sui mezzi pubblici? Raccontateci la vostra storia più divertente o più triste. Mi piace questa domanda. Sono sicura che tutti hanno una storia da raccontare. I mezzi pubblici fanno parte della nostra vita quotidiana. È vero, e ora parliamo un po' delle carte e degli abbonamenti speciali. Angela, tu sai che esistono sconti per studenti e anziani? Sì, certo, gli studenti sotto i 26 anni possono avere uno sconto del 30% sull'abbonamento e gli anziani sopra i 65 anni hanno tariffe ridotte. Esatto, e in alcune città ci sono anche abbonamenti annuali che costano meno se paghi tutto insieme. Sì, e ci sono anche abbonamenti per famiglie. Se più persone della stessa famiglia comprano l'abbonamento insieme, c'è uno sconto. Non lo sapevo, è molto interessante. Bisogna informarsi bene perché ci sono molte opzioni. Assolutamente. Sul sito della compagnia dei trasporti ci sono tutte le informazioni. Vale la pena guardare. Sì, hai ragione. E dimmi, hai mai usato i mezzi pubblici di notte? Sì, qualche volta. Ci sono autobus notturni che funzionano dopo la mezzanotte quando la metro è chiusa. Sono molto utili per chi esce la sera. È vero, io li ho usati dopo essere stato al cinema o a cena con gli amici. Le corse sono meno frequenti, ma almeno ci sono. Sì, bisogna guardare bene gli orari perché l'autobus notturno passa ogni 30 o 40 minuti. Non puoi perderlo. Esatto. E di notte l'autobus è quasi vuoto. È un'esperienza strana vedere la città silenziosa e deserta. Sì, è vero, è quasi poetico. La città di notte ha un fascino particolare. Sono d'accordo. Bene, Angela, penso che abbiamo parlato di tantissime cose sui mezzi pubblici oggi. Sì, abbiamo coperto moltissimi argomenti, dagli orari agli abbonamenti, dalle regole di comportamento alle esperienze personali. Esatto. Spero che i nostri ascoltatori abbiano imparato qualcosa di utile e che possano usare queste informazioni quando usano i mezzi pubblici in Italia. Sì, e ricordate, amici ascoltatori, i mezzi pubblici sono parte importante della vita italiana. Usarli è un ottimo modo per conoscere la cultura e la gente del posto. Perfetto, e non dimenticate di scrivere nei commenti le vostre esperienze, le vostre domande e le vostre storie. Ci piace molto leggere i vostri messaggi. Sì, interagire con voi è la parte più bella del nostro lavoro. Ogni commento è importante per noi. Bene, allora Angela, salutiamo i nostri ascoltatori? Certo, grazie a tutti per aver ascoltato Bravo Cast Italiano oggi. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Sì, grazie mille. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno, ascoltando podcast come questo, leggendo, parlando. La pratica è fondamentale. Esatto, e ricordate di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. Ci aiuta tantissimo. Perfetto, allora vi diamo appuntamento al prossimo episodio di BravoCast Italiano. Quale argomento vi piacerebbe che trattassimo? Scrivetelo nei commenti. Sì, siamo sempre in cerca di nuove idee per i nostri episodi. Le vostre proposte sono preziose per noi. Benissimo, allora vi auguriamo una buona serata e buon viaggio sui mezzi pubblici. Buona serata a tutti e ricordate, viaggiate sempre con il biglietto, siate gentili con gli altri passeggeri e godetevi il viaggio. Ciao! Ciao a tutte e a presto!